Le apparizioni della Madonna di Poggio. Nel cuore della provincia di Bologna, precisamente a Poggio di Castel San Pietro, si erge il suggestivo santuario della Beata Vergine. La sua storia affonda le radici nel lontano 22 febbraio 1550, quando la Madonna apparve ad un'anziana mendicante e cieca di nome Antonia Bedini. Nel XVI secolo, la zona faceva parte dei domini della città di Bologna, e i suoi confini erano protetti da vari castelli e borghi fortificati. In un contesto politico complesso, le famiglie influenti esercitavano il loro potere e spesso si ribellavano alle autorità pontificie, dalle quali in ultima istanza dipendevano. Questo scenario di lotte per il potere ha contribuito a plasmare il contesto storico in cui si inserisce il santuario. I contadini si vedono obbligati a rifornire di cibo le città dove risiedono i signori detentori dei feudi e delle loro residenze rurali, anche se la loro stessa situazione economica è precaria. In mezzo a questa miseria dilagante, le cronache dell'epoca narrano che molte persone che vivono nelle aree rurali, spinte dalla fame, cercano rifugio nelle città, sperando di trovare qualche opportunità di sopravvivenza. In questo periodo, si diffonde anche la riforma protestante, che ha un impatto anche in Italia. Martin Lutero, morto nel 1546, critica il culto mariano cattolico, ritenendolo eccessivo e influenzato da pratiche pagane. Egli nega la capacità di Maria di intercedere per i credenti. Questa visione entra in conflitto con la forte devozione mariana delle popolazioni italiane, profondamente cristiane. In questo contesto storico e religioso, caratterizzato dalla povertà e dalle tensioni, avviene l'apparizione della Madonna a Poggio di Castel San Pietro il 22 febbraio 1550. Questo evento è testimoniato da un piccolo ma pregevole dipinto, ancora oggi visibile nel presbiterio del santuario. Il dipinto fu commissionato dal vescovo di Bologna, Monsignor Giovanni Campeggi, durante una visita pastorale a Castel San Pietro il 15 ottobre 1554, appena 4 anni dopo l'apparizione. Il quadro raffigura il santuario nella sua forma originaria, simile a quella attuale. Al centro, sulla strada, la Madonna parla a una vecchia mendicante con un bastone, che tiene in mano una corona del rosario. Sotto l'immagine, una scritta in latino riporta quanto segue. Nell'anno 1550, il 22 febbraio, la Beata Vergine Maria si è manifestata in questa forma ad Antonia Bedini, che cercava un po' di pane con la carità. La Santa Madre le disse: «Entra in casa e troverai ciò di cui hai bisogno, e questo sostentamento non diminuirà finché vivrai». Quando Antonia entra in casa, scopre il pane di cui aveva bisogno, e questa provvista non le mancherà fino al giorno della sua morte, avvenuta il 1 gennaio 1551. Inoltre, scopre di essere stata guarita dalla cecità. La notizia di questo evento si diffonde rapidamente e la devozione alla Madonna cresce costantemente. A partire da marzo 1551, si dà inizio alla costruzione di una piccola chiesa, che nel tempo verrà ampliata. Un'altra testimonianza di grande valore proviene da un'iscrizione che esisteva fino alla metà del 1700, posta sulla parete interna della chiesa. Questa iscrizione, registrata da un notaio pubblico il 14 ottobre 1741, prima di essere rimossa dai muratori per lavori di restauro, era in latino e recitava: «Qui, poiché innumerevoli miracoli di ogni genere si sono verificati con l'aiuto di tutti i fedeli, questa chiesa è stata costruita dalle fondamenta nell'anno del Signore 1551». Sono proprio questi miracoli e le numerose grazie, tramite le quali la misericordia divina e l'intercessione di Maria si manifestano ai credenti, a confermare la veridicità del racconto di Antonia Bedini. Il fulcro di devozione del santuario è un'incantevole immagine della Madonna col bambino, molto probabilmente frutto dell'arte della scuola francese. Potrebbe essere attribuita a Giacomo, figlio di Francesco, riconosciuto dai suoi contemporanei come un notevole pittore di Madonne. Lo stile rinascimentale, caratterizzato da una dolcezza naturale, ci regala una delle più affascinanti rappresentazioni mariane del XVI secolo. Lo sguardo tenero della Madonna si posa sull'osservatore, mentre le mani reggono con delicatezza il bambino, quasi a indicare che egli è la causa della nostra salvezza e la fonte di ogni speranza.
Ogni anno, durante la celebrazione della festa della Beata Vergine di Poggio, dopo una solenne messa, si benedice e distribuisce il pane dei poveri. Questo gesto simbolico rappresenta fraternità e protezione per tutti i partecipanti, quasi a far rivivere il gusto di quel pane miracoloso che nutrì la bisognosa Antonia nel lontano 1550.